Buongiorno e bentornati sul canale Valoroso IT. Se vi piacciono i retrocomputer e l'elettronica vintage siete nel posto giusto e vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Guarda che la campanellina mi sembra che ce l'hai spenta, perché altrimenti poi ti perdi i video che faccio. Magari c'è un computer vintage che non conoscevi, un'interfaccia che non hai mai visto, oppure una riparazione a cui potresti essere interessato e te lo perdi perché non hai attivato la campanellina delle notifiche. Oggi facciamo l'unboxing e la prova di quello che c'è in questo pacco, che poi sarebbero 6 cartucce per il Commodore VIC-20 che è qui ad aspettare. Ogni tanto si sente parlare di truffe, quindi persone che hanno pagato un computer magari con i PayPal amici oppure con una ricarica PostePay e il venditore scappa, non gli consegna il computer, non spedisce proprio nessun pacco. Questa cosa è un po' triste, però in effetti purtroppo succede. Ci sono delle precauzioni che uno può adottare, però non è argomento di questo video. Magari ne faremo uno di video sull'argomento truffe, perché è veramente interessante come discorso e potrebbe essere utile per evitare fregature. In questo caso io per proteggermi dalle truffe che cosa ho fatto? Beh, innanzitutto non conoscevo il venditore. Il prezzo era parecchio interessante, anzi di questo ringrazio il venditore che mi ha concesso veramente un ottimo prezzo. Cazzo! L'ho pagato con PayPal, amici. Quindi o qua dentro c'è un mattone, ma lo escludo perché il pacco è troppo leggero, o ci sono veramente le cartucce del Commodore VIC-20, oppure c'è soltanto imballaggio. In realtà non conoscevo il venditore, ma ho avuto modo di conoscerlo facendo delle telefonate, per cui ho subito avuto un'impressione di assoluta fiducia con questa persona, peraltro una persona veramente gentile e appunto mi ha concesso un prezzo di favore. Ora, questo consiglio lo posso dare anche a voi. Per evitare le truffe magari cercate un contatto con il venditore, fate una chiamata, una videochiamata, cercate di capire se questa persona è realmente in possesso dei beni che dice di avere oppure se millanta di averli e se è una persona degna della vostra fiducia. Bene, dai, la prima cosa che facciamo è l'unboxing di questo pacco, poi proviamo le cartucce, sempre che ci siano, con il Commodore VIC-20. Il pacco sembra imballato molto bene, è anche arrivato in condizioni buone per cui non si vedono botte evidenti. Spero che il venditore abbia seguito le indicazioni che gli ho dato per imballare il pacco, cioè quello di lasciare tanto spazio tra le cartucce e il bordo della scatola, in modo che se anche la scatola dovesse prendere una botta, questa botta non si va a trasferire sulla plastica delle cartucce rovinandola. Adesso lo vediamo. Allora, l'imballaggio c'è e... Cazzo! È uno scherzo! Rifacciamo la scena! Eccole qua, le prime 3 cartucce sono 3 giochi, che adesso tiriamo fuori. Con le forbici magari ci possiamo aiutare a togliere il nastro. Abbiamo altro nastro qui. 1, 2 e 3. Poi dobbiamo anche sperare che funzionino. Quindi questo gioco Road Race ce l'avevo già, questo sarebbe un doppione. E questi altri due invece no, sono nuovi perché io per il Commodore VIC-20 ho soltanto una cartuccia per il momento. Adesso un po' di più. Allora, il pacco è imballato bene, vedo che anche le cartucce sono stabili qua dentro nei loro imballi. Ok, queste altre 3 cartucce. Mission Impossible, doppione di quello di prima, altro gioco e un'espansione RAM per il Commodore VIC-20. Che con altri 3K di RAM diventerà potentissimo. Le proviamo? Il Commodore VIC-20 è già in attesa di una delle 6 cartucce. Ho anche montato il joystick, in questo caso questo qui rosso, Quick Joy,
Anche questo è un joystick buono, quello con i micro switch, come quell'altro trasparente che avete visto nei video precedenti, nei reel ad esempio dell'avvento, un paio di volte l'ho utilizzato sull'Amiga. Ovviamente per attaccare le cartucce bisogna spegnere il computer. In questo caso la prima cartuccia che voglio collegare è l'espansione di memoria RAM. Al momento senza cartuccia vedete 3583 byte liberi, vediamo se con la cartuccia si espandono e quindi dovrebbero diventare un po' di più. Cartuccia inserita e accendiamo il computer. Eh sì, adesso sono 6519 byte di RAM, quindi possiamo dire che l'espansione di memoria funziona. Bene, dai, prima cartuccia a posto. Adesso inseriamo un altro gioco. Inseriamo Road Race. Avevo già fatto un video breve con Road Race, che è un giochino con una macchinina. Proviamo? Pronti? Eccolo qua. Fa lo stesso problema dell'altro che ho io. Probabilmente o è il VIC-20 o è il monitor che non è completamente compatibile, che taglia qui a sinistra la cartuccia. Ah, giusto, questo non si giocava col joystick. Riavviamo, che così vediamo i comandi che me li sono dimenticati. Allora, invio per accelerare, queste sono le marce, e A e D per girare. Ok, comunque funziona, la cartuccia funziona. Proviamo un'altra cartuccia. Mission Impossible. Vediamo. No. Vediamo, magari è attaccata male. Niente. Questa proviamo a risfilarla e rinfilarla. No, questa pare non funzionare. Proviamo l'altro Mission Impossible, magari ce n'erano due proprio perché uno dei due non andava. Neanche questo. Che roba strana. Proviamo Super Smash. Questo parte sempre a sinistra, però evidentemente, come dicevo, il problema è del computer perché lo fa con l'altro o addirittura del monitor. Ah, qua andrebbe utilizzato il paddle. Un player. No, bisognerebbe usare il paddle, non si può utilizzare il joystick. Comunque il gioco è partito. A questo punto cosa l'ho messo a fare il joystick se non posso usarlo per niente? Altro gioco. Quindi queste vanno. Avenger o Avenger. Vediamo un po' se funziona. Riproviamo. No, però è già un buon segno, probabilmente c'è solo qualche contatto un po' ossidato.
Infatti. Adesso pare partito. Però come si gioca? No, riproviamo. Se ci sono magari dei contatti ossidati, diamo una bella pulita ai contatti di questa cartuccia. Lo so, adesso si apre un vaso di Pandora, perché probabilmente tanti di voi mi diranno: ah, ma tu utilizzi uno spray per contatti, qual è? Quello a base oleosa, quello a base secca? Allora, senza voler aprire polemica, io utilizzo quello che, terminato il lavoro di disossidazione, lascia un film protettivo. Adesso, per evitare di far casino sulla cartuccia, ne spruzzo un po' qua sullo straccio, perché vedete che altrimenti avremmo proprio sporcato la cartuccia. In realtà lo spray per i contatti si utilizza proprio sui contatti. Non lo utilizzo per pulire circuiti stampati, non lo utilizzo per pulire altro, solo per i contatti, interruttori, connettori, eccetera. Un bello strato di ossido e di sporco. Riproviamo la cartuccia. Ah, ok, è partito. Problema di ossidazione. Ma adesso posso giocare col joystick? Oh, questo è uno spettacolo, questo gioco. A questo qua sì che ci giocherei tutto il giorno, probabilmente. E si può usare col joystick. E ho perso. No, l'unica cosa che mi dispiace è proprio qui che viene tagliato a sinistra, però come dicevo non è colpa di queste cartucce, ci deve essere qualcosa o nel monitor o nel computer. Perché me lo faceva anche con la mia, e poi facendolo con tutte evidentemente è un problema sistematico. Ok, il gioco funziona. Allora rimane soltanto da riprovare i due Mission Impossible, che mi sembra strano che facciano tutte e due lo stesso problema, o in realtà si devono avviare in un altro modo. Allora, come sempre vi dico, io sul canale imparo le cose insieme a voi. Quindi che cosa ho fatto? Sono andato su internet e ho visto come facevano le persone ad avviare Mission Impossible, e in effetti è impossibile avviare Mission Impossible, c'è un comando specifico da digitare sulla tastiera per poterlo avviare. Quindi digitiamolo. Ed è partito! In pratica è un'avventura pare testuale, però l'importante è che sia partito. Il fatto che prima non partisse era colpa mia, che non ero in grado di farlo partire. Una missione impossibile solo a far avviare il gioco. A questo punto direi di riprovare anche l'altra cartuccia, magari funziona anche quell'altra. Vediamo. Pronti? Eh sì! È partito pure questo! Bene, dai, direi che tutte le cartucce funzionano correttamente. Abbiamo provate sia i 5 giochi, di cui 2 sono uguali, quindi 2 copie di Mission Impossible, e l'espansione RAM da 3 KB. Nonostante la situazione fosse abbastanza semplice, cioè quella di avviare alcuni giochi su Commodore VIC-20, in realtà abbiamo trovato qualche difficoltà. La prima era una cartuccia che aveva i contatti leggermente ossidati. In secondo luogo abbiamo imparato ad avviare Mission Impossible. Quindi il Mission Impossible è proprio avviare il gioco e si avvia con il comando sys32592. Un'altra cosa che abbiamo imparato è che questo joystick in effetti serviva soltanto per un gioco, mentre per gli altri o si utilizzava la tastiera o bisognava utilizzare il pad. Invece una cosa che non ho capito, e potrebbe essere argomento di approfondimento, è come mai il Commodore VIC-20 si vede bene così con la schermata di avvio, con i programmi in BASIC che faccio, e infatti avete visto alcuni video che ho fatto con dei programmi in BASIC su Commodore VIC-20, si vedeva bene come adesso, invece con i giochi si vede tutto spostato a sinistra.
A questo punto mi viene un dubbio, magari potrebbe essere qualche pista, qualche cosa all'interno del computer che non funziona. Se a qualcuno di voi è già capitato e ha la soluzione veloce da dirmelo, me la dica, che io sono ben contento di metterla in pratica sul mio computer. Rinnovo il mio invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, mettere un like al video, mettere un commento al video stesso se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!